Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato a Centurion, cogliendo al volo il risultato di un deck builder, Umberto Di Florio, che è riuscito a sfruttare al meglio uno dei nuovi Planeswalker che possono entrare nella zona di comando, arrivati con Commander Legend, Battlezord Baldur's Gate. Ancora una volta abbiamo a disposizione i colori Azorius, che sono passati da un momento di oblio in cui non arrivavano scelte interessanti per l'1v1 a un rifiorire di nuove soluzioni, anche se, in questa occasione, abbiamo tra le mani qualcosa di molto goloso. Già, perché siamo al cospetto di un viandante che rappresenta una delle icone della lore di Dungeons & Dragons, nonché di una carta che rispolvera e potenzia una delle abilità più intriganti, per chi punta a controllare le partite, con in mano e in pila sempre le risposte migliori. Questa volta il parleremo di Elminster. Ogni volta che esaminiamo un viandante che può entrare nella zona di comando, prestiamo la massima attenzione al suo potenziale, per via della sua natura più articolata, che offre di base sempre molte abilità attivabili, almeno rispetto alle creature tradizionali. Ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 5 mana, 3 generici, 1 bianco e 1 blu, abbiamo un Planeswalker per 5 punti lealtà, con 3 abilità, di cui una statica, molto interessante se sfruttata a dovere. Nella prima abilità abbiamo, ogni qualvolta profetizzi, la prossima magia istantanea stregoniera che lanci in questo turno costa X in meno per essere lanciata, dove X è il numero di carte guardate profetizzando in questo modo. L'abilità con il +2 recita, pesca una carta e poi profetizza 2. Con il -3 infine abbiamo, esilia la prima carta del tuo grimorio, crea un numero di pedine creature drago fatato 1/1 blu con volare, pari al valore di mana di quella carta. Se le abilità attivabili sono interessanti nell'ottica sia di scolpirci la mano sia di proteggere il nostro comandante dagli assalti delle creature del nemico, è in quella statica che si sprigiona tutto il potenziale di questa carta, soprattutto con il color pie a disposizione. Effetti di scry, oltre a quelli presenti nella prima abilità del generale, ne abbiamo molti, e poter scontare il costo di cast delle magie nelle fasi avanzate della partita ci offrirà un vantaggio indubbio nei confronti del nemico, che ormai esanime avrà grosse difficoltà a tenerci testa. Insomma, un potenziale degno di un mago iconico come Elminster, che dall'alto della sua veneranda età e del suo potenziale non potrà che ben figurare tra i tavoli del Centurion. Considerando il potenziale del nostro Elminster, in particolare della sua abilità statica, uno potrebbe pensare che sia funzionale infarcire la lista di effetti scry tra le 99, ma in realtà non possiamo permetterci di ridurre il power level delle nostre carte solo per questo effetto. Certo, potremmo inserire carte come Preordain, Serum Vision e Opt, che contengono questo wording, unico accettato dal generale, ma lo faremo comunque, visto che si tratta di ottimi cantrip, che useremo quasi certamente con l'accesso al blu. Anche Jace Mirror Mage, che specificatamente ha un effetto di scry tra le sue abilità, ci può fare comodo tra le 99, ma è un'ottima carta a prescindere, quindi non è un grosso problema inserire anche questo viandante nel novero di quelli presenti nella lista. Quindi ci baseremo quasi esclusivamente sul +2 del comandante, inserendo quello che il color pie ci offre per proteggere e dare veglio alla nostra strategia, a partire da qualche staple, come Esper Sentinel o Breacher, puntando solo al meglio per controllare il match. Anche Jace Vryn Prodigy con la sua card selection e l'effetto di stack concesso da Avenmine Chancellor ci faranno comodo, ma anche in questo caso di effetti di scry neppure l'ombra, contando sulla sostanza delle singole carte in primis. Analogo discorso vale per Murktide Regent, ottimo bittante che caleremo presto, e Snapcaster Mage, un sempreverde nelle build a base blu, visto che buona parte della lista è a base magie, con ottimi bersagli da recuperare dal cimitero. Per proteggere al meglio i punti lealtà del comandante useremo ad esempio dei bounce effect come Brother Borrower, Commit Memory e March of Reeling Smith, visto che la nostra presenza sul board non sarà elevata. In parte compenseremo questa lacuna come Meria Skull e Shurikai Agency Engine per avere dei token oltre a quelli che produce Elminster con il -3, così da avere anche modo, magari nelle game, di finire l'avversario a suon di assalti dal cielo. Le cose si fanno interessanti quando, grazie agli effetti di scry ripetibili, pescheremo al volo carte con l'abilità Miracolo, come Entered Vengeance e Terminus, ottenendo con poco mana effetti dirompenti che ribalteranno la partita in nostro favore. A questi vantaggi, ricordiamo, otterremo uno sconto di cast delle magie, che potrà farci comodo per lanciare in prima bombe come Seagate Restoration, Power Sync e Sphinx Revelation, così da mettere al sicuro le nostre partite prima che l'avversario se ne possa rendere conto. Abbiamo capito finora che il Elminster non è a capo di un mazzo sgangherato che punta solo a far attivare effetti di scry a caso, bensì ha un piano di controllo della partita ben preciso, supportato dalle sue abilità, ma soprattutto dal resto del 99. Certo, grazie agli effetti del generale potremmo usare con profitto più facilmente Order of Succession, pagandolo meno e scambiando un token 1/1 con qualche minaccia del nemico, ma buona parte del 99 alla fine è un controllo Azorius in piena regola.
ad esempio con i cantrip, o tra quelli con specificato un effetto di scry come Brainstorm, Gitaxian Probe e Ponder, per avere la mano giusta e le risposte adeguate a qualsiasi tipo di minaccia si possa presentare il nemico. Non a caso abbiamo diverse rimozioni al nostro servizio, anche grazie a qualche creatura come Solitude, Spellqueller e Subetly, unendo all'unica carta un body e uno strumento di interazione adeguato per il contesto da affrontare. Chiaramente le magie verranno in nostro soccorso: Council's Judgment, Fateful Abbess, March of a Worldly Light, Pact to Exile e Sword to Plowshare, il meglio che il bianco ci possa offrire, ma non ci accontenteremo solo delle rimozioni puntuali. Con così poche creature nella lista e un generatore di token potenziale nella zona di comando, non possono mancare le vratte globali, come Cyclonic Rift, Supreme Verdict e Wrath of God, assicurandoci l'ingresso del generale senza troppi ostacoli. La faranno da padrone in questa sezione sicuramente i counter, con ben 15 di loro tra Disallo, Force of Will, Lost Focus, Stifle e Wash Away, puntando molto su questi strumenti per interdire le giocate più pericolose dell'opponente. Non mancheranno carte modali come Armage Charm, Cryptic Command e Mystic Confluence, visto che non punteremo a un gameplay rapido e avremo tutto il tempo e il modo di sfruttare con profitto anche carte dal costo di mana più elevato. Anche se non avremo un board enorme, vorremmo comunque proteggere i pochi pezzi presenti, o uno stuolo di token che saremo riusciti ad accumulare con i mezzi a disposizione, quindi Teferi's Protection farà anche lei parte del comparto magie, per salvare quel che di buono abbiamo costruito. Un motivo in più di questa scelta arriva anche da una serie ulteriore di viandanti che andranno ad affiancare il nostro comandante, così da crescere vantaggi e risorse, annichilendo ben presto le residenze del nemico, grazie a Jace the Mind Sculptor, Narset Parter of Vales, Narset Transcended, Teferi Hero of Dominaria, Teferi Master of Time, Teferi Tempter Reveler, Teferi Uslov Sunset e The Wandering Emperor. Una serie cospicua di elementi che offrono vantaggi a tutto tondo, ben supportati da un incantesimo che ci porterà quasi sicuramente a Ultimate o a innescare una serie di attivazioni maggiore del consentito, o a Teferi. Una carta solo in apparenza innocua, visto che sia questi Planeswalker ma soprattutto il nostro comandante potrà abusare in abbondanza, offrendoci su un piatto d'argento più di una vittoria. L'intento di Umberto Di Florio di utilizzare Elminster per la sua lista era quello di costruire una build a base control che andasse a colmare i limiti imposti da questo tipo di archetipi, che non sempre riescono a tenere testa ai mazzi aggressivi del momento. Il problema annoso è quello di filtrare risposte adeguate al contesto del momento, compito non certo facile senza strumenti adeguati, e che qui, grazie al generale e al suo +2, che unisce carta advantage a un effetto di scry consistente, risolvendo egregiamente questo limite. Il colore a disposizione lo hanno anche aiutato a superare il ban di Shorikai Genesis Engine, diventando parte integrante delle 99, con una combinazione di card filtering e creazione pedine sempre ottimi, per un mazzo con a capo un viandante da proteggere. Un bel cambiamento almeno rispetto al passato di questo deck builder, che si è spostato da archetipi a base agro nei colori golgari a questo personaggio iconico di D&D, Elminster, un mago saggio e potente che potrà offrirgli molto con i suoi servigi. Con le premesse fin qui descritte è chiaro che il piano ipotizzato da Umberto Di Florio per questo Elminster fonda le sue radici sul controllo oppressivo di tutte le principali minacce che l'avversario proverà a mettere in campo, sia nelle fasi iniziali del gioco, sia nelle game. Poter accedere a una carta aggiuntiva con un'ulteriore selezione di 2 carte nel Grimorio per ogni attivazione positiva del generale dona una stabilità notevole all'archetipo, senza contare che possiamo, sfruttando a dovere la selezione delle carte in cima, ottenere un buon numero di token volanti. Questa combinazione di fattori trovano poi sponda nel numero cospicuo di carte che puntano a interagire con l'avversario, tra counter, rimozioni puntuali e globali, adatte a rintuzzare sin da subito con il contesto del momento, adattandosi anche a situazioni più ostiche. La chiave di tutto è l'ingresso, più o meno protetto del comandante o di altri viandanti che popolano copiosi la build, che riescono a garantire quell'apporto di carte necessario a mantenere alta la guardia, puntando anche a creare una barriera di token adatta a salvaguardarne i punti lealtà. Insomma, un piano di controllo del match ben definito che grazie al Elminster riesce ad essere sempre più efficace in virtù dei vantaggi offerti dagli effetti di scry e di sconto del cast e le magie, che rendono l'azione decisiva in più di un'occasione. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo a comprendere come questa lista basata sul Elminster si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso il control deck saremo in perfetto equilibrio, anche se diventerà cruciale il cast del nostro comandante, che dovrà decretare o meno il vantaggio necessario per sovrastare, in value e token, l'opponente di turno, altrimenti saremo facile preda senza una guida sicura. Verso il combo deck abbiamo così tanti strumenti per interagire con successo con le loro chiusure che difficilmente potranno tenerci testa, soprattutto se nel frattempo riusciamo a mantenere il vantaggio carta necessario per avere sempre adeguate risposte alle loro giocate. Verso gli aggro deck dobbiamo recuperare in fretta carte in grado di interagire con la totalità del loro board, soprattutto se, dopo i primi turni, avranno spento la loro irruenza, altrimenti rischieremo di farci travolgere dai loro bittanti.
Nonostante la giovane età di questa lista, capeggiata dal Mainster, Umberto Di Florio ha effettuato una serie approfondita di valutazioni e test al fine di migliorare la resa della sua build, che necessita di adattarsi al meglio al meta da affrontare. Carte che potrebbero trovare posto rinforzando il piano di interazioni sono Fractured Identity e Day of Judgment, visto che aumentare la densità di alcune risposte, anche dal costo di mana sostenuto, possa offrire un ingresso del generale più sicuro. Per contro, creature come Dimnium Terramancer, Archivist Ogma e Waybreaker Hippocamp sono risultate troppo fragili e poco incisive per l'economia del mazzo, preferendo altre scelte soprattutto sul fronte del veglio, come i viandanti schierati nella lista presentata in questo video. Di certo avremo sempre del materiale interessante ad ogni nuovo set, starà a noi valutare caso per caso se le nuove carte possono essere più appetibili rispetto a quelle già inserite finora tra le 99. Siamo arrivati alla conclusione di questa analisi. Ringraziamo Umberto Di Florio per averci presentato la sua creazione, basata su uno dei viandanti più curiosi e caratteristici che possono entrare di diritto nella zona di comando della nostra build. Se volete sfruttare appieno i colori Azorius con un approccio estremamente solido e conservativo, questo Elminster potrebbe farlo a caso vostro, reinterpretando questo color pie che sta vivendo in questo periodo un momento di grande rinnovamento. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.